Ciao a tutti, benvenuti e benvenute su Ciclowine. L'idea del video è fare un sopralluogo del percorso ciclabile per le mountain bike della via Francigena nel sud e valutare un'alternativa che evitasse il traffico pesante tra Albano e Nemi. Per quanto riguarda l'alternativa abbiamo avuto delle sorprese che vi mostreremo lungo il video. Poi vi farò vedere un piccolo tratto dopo Velletri che è stato messo in sicurezza dal comune di Velletri e Artena, e alla fine del video voglio sapere di voi se pensate che sia fattibile alle bici. Fateci sapere nei commenti, iscrivetevi e se vi piace alla fine del video dateci un like. Arrivederci! Oggi vi mostreremo tutte le particolarità e le bellezze della prima tappa del percorso ciclabile mountain bike della via Francigena nel sud, proposto da noi insieme al gruppo dei 12. Partiamo dalla dimora di Pietro fino a raggiungere il Tempio di Ercole nella nostra carissima Cori. Siete pronti? Allora, partiamo! Qui davanti a Castel Sant'Angelo. Questo è stato il mausoleo della famiglia dell'imperatore Adriano e poi durante il Medioevo anche un rifugio, diciamo così, ai papi durante l'invasione di Roma, eccetera. È un luogo molto importante, sempre a fianco al Vaticano, il primo luogo dopo il Vaticano lungo la Francigena. Siamo nella via dei Fori Imperiali, dietro a me voi vedete il Palazzo Venezia, anche conosciuto come monumento a Vittorio Emanuele II, il primo re d'Italia. La piazza antistante prende il nome del palazzo quattrocentesco sito su uno dei suoi lati, il Palazzo Venezia. Chiusa la parentesi, torniamo alla via dei Fori Imperiali qui nei miei fianchi, e poi il Colosseo. Subito dopo la Porta San Sebastiano si trova questo bivio qua in cui c'è questa chiesetta. La chiesetta è conosciuta per un episodio che è narrato negli Atti di Pietro, in cui lui stava uscendo di Roma per fuggire alle persecuzioni di Nerone e in una visione vede Gesù che sta andando verso Roma. Pietro chiede a Gesù: Domine quo vadis? Dove vai? E Gesù risponde che sta tornando a Roma per essere crocifisso ancora un'altra volta, e lui capì che dovette tornare a Roma.
La pietra con le impronte lasciate da Gesù sul luogo in cui ora sorge la chiesa è custodita nella Basilica di San Sebastiano, che si trova dopo le catacombe di San Callisto, lungo il percorso. Attenzione, perché il passaggio dentro l'area delle catacombe è chiuso il mercoledì. In questo caso, al bivio dovreste proseguire a sinistra lungo la via Appia. Sono al 13° chilometro dalla partenza, nella via Appia. Eccola. E qui, in questo punto, si può ammirare le rovine della Villa dei Quintilli, un'importante famiglia romana che si insediò qua, nella via Appia. Venite! Una dritta, mentre voi siete sulla via Francigena. Una volta arrivati qui a Santa Maria delle Mole, una nuova struttura di accoglienza, l'Info Point di Santa Maria delle Mole, che è stato costruito recentemente dalla Regione Lazio, città di Marino, e dal parco della via Appia, ci offre sia il caffè, l'acqua e anche la tisana, come mi ha detto Francesco della Lega Ambiente. Dunque vorrei personalmente ringraziare tutte le istituzioni che ci hanno offerto questa struttura, perché è veramente molto importante, rende più fruibile la via Francigena. Venite a conoscere. Sono arrivato al bivio, all'incrocio dei Frattocchie, la via Appia antica col basolato eccetera finisce lì dietro e da ora in poi si sale verso i castelli. In questo punto qua ci sono bar, ristoranti, dunque uno può rifornirsi qui prima di iniziare la salita. Sono arrivato a Castel Gandolfo, dove il Papa ha la sua residenza estiva, anche se Papa Francesco non l'ha mai utilizzata come tale. Eccola dietro di me. Qui a Castel Gandolfo c'è questo panorama per il lago di Albano e mi raccomando, passando qui nella Francigena voi dovete fermarvi, ok? Inoltre siamo a metà della salita, che
che raggiunge il suo culmine più o meno a Nemmi. Venite con me. Sono ad Albano Laziale, davanti alla cattedrale, che è in omaggio a San Pancrazio, e sto qua ancora un'altra volta perché devo ripartire. L'idea di fare quel pezzo, quel trattino in modo di scavalcare il traffico di Albano a Nemi non è andata bene ieri. Vi faccio vedere qualche ripresa. Il sentiero non è fattibile alle bici, a nessuna bici, e dunque parto oggi da Albano Laziale e andrò fino a Cori. Dai, ciao, venite! Albano Laziale è in centro ad un'importante discussione fra i dotti, dove si trovava l'antica città di Alba Longa, la città madre di tutti i latini, fondata da Ascanio, figlio di Enea. Ce ne sono varie ipotesi che la collocano nel comune di Castel Gandolfo oppure Rocca di Papa, ma è certo che tra i 400 e i 500 i romani la situavano proprio qui, ad Albano Laziale. Dopo l'anfiteatro romano giriamo a destra nel convento dei Capucini e prendiamo questa strada qua. Qui il sentiero della via Francigena pedonale va a sinistra, mentre noi continuiamo a destra. Tutta questa zona, che comprende i laghi e tutti i monti che gli stanno attorno, è chiamata di Colli Albani. Geologicamente nacque da una dinamica di collassi e esplosioni legate ai 3 vulcani che formano il complesso. Il più antico è il vulcano laziale, chiamato anche Monte Cavo dai popoli latini, che lo ritenevano un posto sacro poiché vi sorgeva il tempio di Jupiter Laziaris, ossia Giove laziale. Ah, un'aggiunta! Il lago Albano, con una profondità di 168 metri, è il lago vulcanico più profondo d'Italia. Ragazzi, quando arrivati qua sopra nella rotonda si fa un tornantino qua a fianco ai guardrail e poi si continua fino ad imboccare i sentieri del parco. Siamo dentro il Parco dei Castelli Romani e da questo momento in poi seguiamo la segnaletica della Francigena, che sta dappertutto. Buongiorno. Eccola, la fontana Tempesta. Ragazzi, dopo la fontana Tempesta si risale, si ritorna a salire, però sono salite molto gradevoli, guardate. E sempre seguendo i cartelli della via Francigena per Nemi. È il punto più disestato per chi va in bici. Vedremo. Qua, come potete vedere, è disestato, cioè non c'è un passaggio. Per chi va in bici mountain bike ed è abbastanza esperto, ce la fa a sorpassare. Però noi che andiamo con bici pesanti, mountain bike, con i bagagli, la cosa più consigliata è scendere e spingere un po', che è l'unico tratto lungo tutto questo sentiero dentro il parco che
c'è questa inviabilità del passaggio per le bici, però non è una cosa assolutamente lunga e si può fare. Dopo qualche chilometro di sterrato, diciamo intorno 3-4 chilometri, ci si arriva a Nemi e il benvenuto di Nemi è affascinante, come potete vedere. Allora, Nemi è famosa per le sue fragoline di bosco. Quando ci verrete non potete non assaggiarle. Questa è una crostatina e me la mangerò, me la goderò tutta. Qualche chilometro di discesa partendo da Nemi, qui nell'entrata per il cimitero facciamo sinistra e iniziamo a risalire. Dopo il cancello inizia il bosco ancora un'altra volta. E così lo sarà per intorno a 5-6 km. Primo incrocio dopo il cancello e non c'è maniera di sbagliare. Tra l'altro è abbastanza segnalato e gradevole di fare, il pavimento non è impegnativo come potete vedere. Ora si inizia a scendere e c'è una discesa un po' tecnica. Dunque state attenti. Mancando 6.8 per Velletri c'è questa discesa che è un po' impegnativa, un po' tecnica, dunque fate attenzione. Questo qua è il tratto più ripido. Come potete vedere dietro di me e dall'altezza dove so, qua dentro il parco, e la ripidità è un tratto abbastanza impegnativo. Per chi ha i bagagli ancora di più diventa spingismo puro, va bene? È l'unico tratto che ritengo sia più duro e quasi non adatto a chi fa bikepacking, perché non si riesce a pedalare, ma spingendo ce la caviamo. Siamo arrivati all'asfalto, siamo già a Velletri, nella via Francigena. Eccoci la via Appia. Sono al comune di Velletri, che è uno dei paesi dei Castelli Romani. Sto davanti alla sede comunale e una volta arrivati qui a Velletri venite a questo posto perché c'è un panorama mozzafiato. Guardate.
bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. Ci vediamo Cori! From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We're meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. Rilassiamoci un pochino. E ora uno spuntino qua a fianco il lago del Giulianello. Questa è assolutamente una sosta da fare, contemplare questo posto bello e mangiare un po' di proteina con il parmigiano. Forever free, you and me, meant to be in the great outdoors, forever free. Come stai? Tutto a posto? Dopo Giulianello, la via Francigena imbocca la strada che va per Roccamassima. Ad un certo punto si gira a destra, ci saranno segnali a 90 gradi e si inizia a salire su questa salitina che è un po' ripidina, vedete? Sono già nella strada panoramica che ci condurrà fino alla nostra città, Cori. Sempre in mezzo agli ulivetti e con questo panorama mozzafiato. Non è una meraviglia? Arrivato a Cori, la città del vino nero buono, del bellone e di tante altre bontà. Inoltre ci ha accolto così bene, è dove abitiamo. Vi faccio vedere qualche monumento storico e la nostra giornata sarà finita.
è fine tappa, dunque state qui e venite, fateci sapere. Allora, così chiudiamo la giornata. Questa è stata la prima tappa della Via Francigena ciclabile. Questa è la nostra proposta di percorso mountain bike. Spero che vi abbia aiutato sia nel pianificare il viaggio o anche nel stimolarvi a venire. Inoltre, fateci sapere nei commenti, ci teniamo tanto, se voi ritenete che questo sia veramente un percorso ciclabile che sia fattibile per percorrerlo in bikepacking o cicloturismo. Fateci sapere se sì o se no perché. Arrivederci!